Benvenuti o bentornati sul canale di Unboxing Channel Italia. Proseguiamo la serie di video con una delle, forse una delle cose più semplici che si possano fare, ma comunque interessante, che è quella di aggiornare la schermata del navigatore, in questo caso del Carpurride 702 BS, che è il modello specifico per le moto BMW. Una delle cose che, ho visto subito era la schermata con le informazioni, che portava, una grafica che in realtà non c'entrava nulla. Io ho un GS 1250, per cui non c'entrava nulla con quella, e anche con l'aggiornamento del firmware mi sono ritrovato con una grafica che anche lì era non corretta. Allora, giusto così per capirci, questa è l'immagine che intendo, che è quella sotto, nella dashboard, sotto il pulsante, l'icona I, dove mostra sostanzialmente quelli che sono i parametri, generali della moto. Vedete che in questo caso questa è la versione standard, dove riporta sostanzialmente una moto normalissima. Andiamo a vedere adesso come fare per personalizzarla, che è una delle cose più semplici. Ho chiesto comunque a Carpurride come fare, e mi hanno inviato come si può dire, delle istruzioni che volevo condividere con voi. Allora, prima di tutto è necessario andare a creare vediamo se riesco, ok, l'ho già preparata, un'immagine di tipo PNG, per cui con la trasparenza, e il nome del file deve essere assolutamente motoicon.png. La dimensione dell'immagine, come si può dire, deve essere tassativamente di 437 pixel in orizzontale e 285 in verticale. Io ne ho creata una così giusto per fare una prova, vediamo se riesco a mostrarvela. Ok, in questo caso ho preso una foto di un triple black, visto che comunque ho questa colorazione sulla mia, le ho creata una così, sotto gli ho messo il mio logo e l'ho confezionata. Una volta fatto questo, la cosa più semplice è copiarla all'interno di una scheda micro SD da 32 giga massime, formattata in FAT32. Questo è il limite imposto dal Carpurride, nel senso che non ho provato onestamente, però loro mi dicono di non utilizzare schede con memoria superiore a 32 giga. In ogni caso deve essere formattata in FAT32. Fatto questo, adesso vediamo come installarla e come applicarla poi al Carpurride. Una volta applicata poi diventa permanente. Adesso non so se con futuri aggiornamenti firmware la cosa verrà poi ripristinata, per cui sarà necessario rifarlo, però iniziamo a vedere come fare. Allora, come prima cosa è necessario aprire lo slot con di protezione, quello che contiene la scheda di memoria, che vi ricordo essere una micro SD. Poi a questo punto prendiamo la nostra micro SD che ho tolto dal PC e la inseriamo all'interno del Carpurride. A questo punto, a differenza della versione firmware, quindi dell'aggiornamento firmware, è possibile comunque inserirla già preventivamente, per cui la potete caricare e già inserirla, ecco. Nel firmware invece va inserita dopo che è stato avviato il navigatore, il Carpurride. Allora l'inserimento è sempre un po' difficoltoso. Usiamo il cacciavite che forse si fa prima. Ok, a questo punto lo sportello potete anche lasciarlo aperto e adesso iniziamo a vedere come installarla. Allora, vabbè, va agganciato al cradle, poi aspettate che parta e qui vabbè, diciamo qualche secondo. Io ho sempre la spia della riserva, vabbè, fa niente. E poi andiamo su info, mettiamo un attimino fuoco. Ok, perfetto. Vedete che la schermata è proprio quella con l'immagine generica. Facendo 6 volte tap sullo schermo, lui va a caricare l'immagine. Per cui, vedete,
è stata sostituita con l'immagine che abbiamo visto prima. Qui la vediamo magari in dettaglio un pochettino più, però grafica non è male, viene applicata al centro e devo dire che funziona, cioè che è bella, ecco, ripeto. Quindi potete caricarvi qualsiasi tipo di immagine. Dopodiché si toglie il navigatore, si smonta la micro SD, a meno che non vogliate lasciarla all'interno, ma ripeto, poco male. E via, il gioco è fatto. Vi lascio comunque in descrizione il link all'immagine che ho creato, così se volete provare ad utilizzare direttamente quella e fare pubblicità al canale, tanto di guadagnato, viceversa non succede nulla. In ogni caso è un'operazione che si fa molto velocemente. Se avete un po' di dimestichezza con qualche software di fotoritocco, ve le potete creare. In alternativa potete utilizzare quella che trovate nel link e senza nessun problema. Al massimo, se avete bisogno di qualche altra tra immagini, di qualche altro modello, non c'è nessun problema, me lo chiedete nei commenti e vedo di darvi una mano. Va bene, diciamo che è tutto per questo video e come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un like. Vi ricordo sempre il coupon sconto del 30% che trovate in descrizione, che abbassa decisamente il prezzo di questo dispositivo. Bene, grazie e alla prossima.